Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un appuntamento settimanale un po' insolito. Dunque vi presento quest'oggi con questo astuccio, porta ciò che volete, perché potete inserire all'interno, come ho fatto io, dei pennelli make-up o degli uncinetti o delle penne. Insomma, in base a come volete utilizzarlo, lo utilizzate. Io in realtà dovevo realizzare un progetto che non c'entra nulla con l'astuccio, siccome ho fatto male i miei calcoli, anziché disfare questa lavorazione tapestry con questi cuoricini in bianco sia da una parte che dall'altra parte, ho detto ma sì dai, applico una zip ed eccolo qui, perso per perso magari potrebbe esservi utile perché comunque è troppo cute. Per la realizzazione di questo astuccio ho utilizzato due rocche di cordino, sto parlando dell'Amore 2 mm di Borgo dei Pazzi, esatto, questa tonalità, il bianco che non è propriamente bianco, sembra un panna sporco, è la tonalità 615 e poi il rosino. Non mi ricordo il numero della colorazione, ma vi lascerò tutte le info utili come sempre sotto il video. Ho lavorato entrambi i cordini con l'uncinetto numero 4, poi ho utilizzato una zip, ne basta una da 20 cm, poi non occorre altro perché non l'ho foderata, va bene anche così, in questo modo si vede la texture, la trama, i cuoricini anche nella parte interna del nostro astuccio. E quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto giù con un commento e con un bel pollice all'insù. A questo punto sigla! Inizio con la variante rosa, faccio un cappio e avvio esattamente 30 catenelle. 4, 5, 6, 7, 29, trentesima ed ultima catenella. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 29 punti bassi. 3, 4, 5, 6, 28, 29. Catenella, giro la riga e ricomincio. Inizio lavorando un punto in ciascun punto per un totale sempre di 29 punti bassi. 3, 4, 5, 29esimo ed ultimo punto basso. Terza riga, catenella, giro il mio lavoro e inizio a lavorare con la variante rosa 5 punti bassi. 2, 3, 4, quinto ed ultimo punto. Le due asole le chiudo con il secondo colore, col bianco. Vado a fare velocemente un cappio che faccio passare attraverso le due asole che ho sull'uncinetto. Entro nel sesto punto, prendo il filo e vado a chiudere con la variante in rosa. Vado a lavorare 8 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottavo ed ultimo punto, cambio nuovamente il colore e passo alla variante bianca. Punto successivo un punto basso, 2 asole ma cambio colore. Procedo per 8 punti bassi in rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ottavo ed ultimo punto, quindi cambio il colore. Nel punto successivo lavoro un punto basso in bianco, ma le 2 asole le chiudo con il primo colore. Concludo la riga lavorando 5 punti bassi. 2, 3, 4 e 5. Catenella, giro il mio lavoro. Seconda riga con la tecnica tapestry. Vado a lavorare 4 punti bassi con il rosa. 1, 2, 3 e 4. Le 2 asole le chiudo con la variante bianca e procedo per 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Cambio il colore, passo al rosa e vado a lavorare 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, sesto punto. Cambio il colore. Procedo lavorando 3 punti in bianco, 2, terzo ed ultimo, ricambio il colore. 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, sesto ed ultimo, chiudo in bianco e procedo per 3 punti. 1, 2, terzo ed ultimo, cambio nuovamente, concludo la riga con gli ultimi 4 punti bassi in rosa. 2, 3, 4. Catenella, possiamo girare il nostro lavoro, procedere con la riga numero 3. Iniziamo lavorando 3 punti in rosa. 2, terzo ed ultimo, ricambio il colore. Procedo per 5 punti in bianco. 1, 2, 3, 4, quinto ed ultimo, cambio il colore. 4 punti bassi in rosa, 1, 2, 3, 4, ricambio il colore e procedo lavorando 5 punti in bianco. 1, 2, 3, 4, 5, cambio il colore, passo al rosa, chiudo, 4 punti, 1, 2, 3, quarto ed ultimo, cambio il colore e chiudo col bianco, procedo per 5 punti. 1, 2, 3, 4 e 5. Cambio nuovamente il colore, concludo la riga con gli ultimi 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Catenella, giro il mio lavoro. Per la quarta riga vado a lavorare 2 punti bassi in rosa. Adesso cambio il colore. 7 punti in bianco. 1,
2, 3, 4, 5, 6, settimo ed ultimo punto. Vado a chiudere con il rosa, procedo per 2 punti, 1, 2, cambio nuovamente il colore e procedo sempre col bianco, 7 punti bassi, 2, 3, 4, 5, 6, settimo ed ultimo punto, 2 punti in rosa, 1, 2, cambio il colore e ripeto per l'ultima volta 7 punti in bianco, 2, 3, 4, 5, 6, settimo ed ultimo punto. Concludo con 2 punti in rosa, 1 e 2. Catenella, girerò il mio lavoro e ripeterò quest'ultima riga di 2, 7, 2, 7, 2, 7 per altre 2 volte. Ci vediamo direttamente alla riga numero 7 della lavorazione tapestry. Arrivati a questo punto possiamo concludere il nostro cuore. Andremo a lavorare 3 punti in rosa, 1, 2, terzo ed ultimo cambiamo colore, 2 in bianco, 1, 2, cambiamo nuovamente il colore, 1 in rosa e cambiamo il colore, 2 in bianco, cambiamo e facciamo 4 punti bassi in rosa, 1, 2, 3, quarto ed ultimo cambiamo il colore e ripetiamo la sequenza di prima, 2 in bianco, cambio il colore, 1 in rosa e ricambio, 2 in bianco e ricambio, 4 in rosa, 1, 2, 3 e ricambio, 1, 2 e cambio, il prossimo in rosa ma ricambio e chiudo, 2 in bianco e ricambio, concludo con 3 punti in rosa, 2 e 3, catenella, giro il mio lavoro, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto in rosa per 29 punti bassi e lo farò per questa riga e per altre 2 per un totale di 3 righe in rosa nel primo colore. Fatte anche le 3 righe a punto basso e rosa, questo sarà il risultato. Dobbiamo ripetere queste ultime 10 righe fatte insieme per un altro blocco. Bene, una volta ripetute le altre 10 righe, questo sarà il risultato. Il pannello misura 20 cm circa per 17 cm. Ho già staccato i fili, adesso li vado a nascondere sul retro. Vado a prendere una zip da 20 cm, la fisso con degli spilli
Prendo ago e filo per cucire e piano piano vado a fissare il tutto. Fatta la prima passata, per rinforzare bene il tutto, siamo liberi di andare a fare anche una seconda passata, perché no? E io lo farò. Quindi ritorno indietro e vado a cucire quel filo che mi rimane. Poi lo blocco per bene e ripeto la stessa operazione esattamente dall'altra parte. Ok, una volta cucito il tutto, questo sarà il risultato. Questa zip è una zip di recupero, la sto riciclando. Non ricordo da dove proviene sinceramente, ma non è nuova. Infatti qui mancava proprio il gancetto e allora cosa ho fatto? Ho realizzato questo cordoncino. In questo modo riesco ad aprire l'astuccio, vedete? Questo eccesso che mi rimane lo vado semplicemente a tagliare e volendo, per essere sicuri che il cursore non scappi via, potete andare a cucire questa zona qui ed il gioco è fatto. Una volta fatto questo, basterà prendere del cordoncino, io utilizzo la variante rosa, unisco le due estremità, quindi prendo i due punti bassi e inizio a cucire. Poi vado a fissare riga con riga al solito. Bene amiche ed amici, questo qui è il risultato. Alla fine ho fissato per bene entrambe le estremità della zip già usata con della colla e quindi questo qui è il risultato. Non male direi, dai. Molto molto carino. Ora, all'interno possiamo metterci ciò che desideriamo, possiamo metterci tutti i nostri uncinetti, fatto davvero su misura, anche se dovevo realizzare un'altra cosa, vabbè, ma non ha importanza. Come astuccio portapenne, perché no, io per adesso sto abbondando, però nello stesso tempo vi faccio vedere la capienza, può sembrare piccolo, però è comodo e capiente. Oppure può essere utilizzato come porta pennelli make up. Può essere che questo astuccio farà questa fine. Ho tante pochettine, però questa non è male. Non male anche come astuccio da viaggio. Spero come sempre che questo mini video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel commento e con un pollice all'insù. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!